Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi parleremo di un problema in cui potreste imbattervi durante le vostre ascensioni, il mal di montagna. Molti di voi mi hanno chiesto qualche informazione in più su questo problema, su questo malessere che può colpire chi va in montagna. È conosciuto anche come mal di montagna, ma la definizione esatta sarebbe malattia da altitudine. Salendo di quota la pressione atmosferica diminuisce e questo fa in modo che la percentuale di ossigeno sia minore, quindi l'ossigeno diventa più rarefatto. Ragazzi, c'è una luce oggi diffusa che, non lo so, non riesco neanche a guardare l'obiettivo, che sembro strafatto, invece no, sto solo lacrimando perché ho gli occhi chiari, abbiate pazienza. E comunque fare il video con gli occhiali da sole non mi sembrava il caso. Per dare un ordine di grandezza, intorno ai 6.000 metri l'ossigeno è più rarefatto più o meno del 50% rispetto al livello del mare. E qualcuno di voi starà pensando, ma chi cazzo ci sale a 6.000 metri? Giustamente. Ma possiamo riflettere sul fatto che già intorno ai 1.700 metri d'altezza, quindi una quota molto più comune e usuale, la percentuale di ossigeno è più rarefatta del 20%, che comunque non è poco. Ma quanta gente soffre di mal di montagna? Può sembrare una malattia poco diffusa, ma lo è molto di più di quello che si pensa. Pensate che il 20% della popolazione ha problemi di mal di montagna già sopra i 2.500 metri, mentre se ci portiamo sopra i 3.000 metri la percentuale raddoppia, quindi già il 40% della popolazione potrebbe o ha una buona possibilità di soffrire di mal di montagna. Sfatiamo un mito, la forma fisica purtroppo non aiuta, quindi non c'è un modo per allenarsi a non soffrire di malattia d'altitudine. Non importa se siete dei campioni di MMA, di corsa campestre o di lancio del giavellotto, resta il fatto che se siete soggetti a questa malattia purtroppo ve la beccate lo stesso. Ci sono dei fattori però che aumentano il rischio di incorrere in questo problema. Il primo fra tutti è quello di risiedere per lunghi periodi a livello, diciamo, del mare, allo stesso livello del mare, cosa abbastanza comune soprattutto per chi non vive direttamente già in alpeggi o in alta montagna. Altro fattore che aumenta è l'aver già avuto una malattia d'altitudine in precedenza. Anche chi soffre di diabete ha più probabilità di soffrire di questo problema. La causa principale che però fa insorgere questo problema rimane un'ascensione troppo rapida e uno sforzo fisico intenso. Quest'ultimo caso è sicuramente la causa più comune, anche per esperienza personale. Io fortunatamente non ho mai sofferto di questa malattia, ma ho visto escursionisti avere dei problemi e dover tornare indietro. Ora, per chi segue il canale già da un po' sa che la nostra filosofia è più sul godetevi il viaggio, con tanto di ironia, piuttosto che pensare alla performance sportiva. Ma tutti noi abbiamo l'amico agonista. Quello che se gli proponi, che ne so, di raggiungere la vetta, che solitamente ci si impiega 3 giorni, con calma e con tanto di soste, lui ti proporrà guardandoti con l'occhio vitreo. Sono sicuro che possiamo farlo in 22 ore senza dormire e con un catetere. Inutile provare a spiegargli che non sarebbe una buona idea, ormai lui è partito con la sfida fra lui e lui. Ma voi che siete camminatori cretini, mi seguite, dovete avere i mezzi per, prima di tutto, riconoscere quando si sta presentando un mal di montagna o una malattia d'altitudine, che ha sempre questi sintomi. Il sintomo sicuramente più comune è quello della cefalea, che può essere accompagnato da altri sintomi. Possono essere nausea, vomito, stordimento, grande affaticamento, irritabilità anche in alcune situazioni. Ci sono purtroppo anche dei casi gravi di mal di montagna che magari iniziano con una cefalea e poi si sviluppano in quello che può essere un edema sia cerebrale che polmonare. Questi tipi di manifestazione del mal di montagna si sviluppano solitamente in espettorato con del sangue oppure uno stato confusionale, estremo stato confusionale, in cui magari si inizia anche a non avere più una percezione della realtà. Capite bene che se non riconosciuti in tempo questi sintomi possono portare anche alla morte, soprattutto se una persona è da sola in montagna. Quindi mi raccomando ragazzi, con la montagna non si scherza sotto nessun punto di vista e questo teniamolo sempre bene a mente.
Ora, lievi o gravi che siano questi sintomi, che cosa facciamo se un membro del nostro gruppo li manifesta? La prima e più importante cosa da fare è quella di interrompere immediatamente l'ascesa e, se possibile, iniziare a perdere quota. Altro fattore importante è idratare la persona che mostra i sintomi, quindi portate con voi dell'acqua, magari delle bustine di sali minerali, perché allora non è un fattore vincolante al mal di montagna, ma l'idratazione può avere dei sintomi molto simili, quindi ci serve anche per individuare meglio il problema. Nella maggior parte dei casi, appena si perde di quota, nel giro di qualche ora i sintomi scompaiono, quindi questo porta immediatamente un miglioramento nella persona. Nel caso in cui dovreste continuare a vedere in questa persona dei sintomi o dovessero persistere, consultate immediatamente il medico o il 118. C'è anche un'altra soluzione per chi magari sta facendo una spedizione e non può tornare indietro, non può perdere quota, ed è quella di portare con sé una specie di sacca iperbarica che attraverso una pompa manuale va ad aumentare la pressione interna, è una specie di camera iperbarica portatile, e questo fa migliorare la persona che sta soffrendo di mal di montagna. Però queste sono attrezzature che diciamo, portano con sé persone molto esperte che fanno spedizioni di un certo livello, sicuramente non è il nostro caso, diciamo. Come evitare di incorrere nel mal di montagna? Sicuramente il consiglio che danno tutti e che continueremo a ripetere all'infinito è quello di regolarsi nelle ascese, soprattutto sopra i 2000-2005. Bisogna calcolare bene i tempi, non fare corse, non fare gli sboroni, perché con la montagna, ripeto, non si scherza, quindi prendersi le pause dovute, a scendere in maniera graduale, lentamente, e non sommare tappe che vi portano troppo in alto nella stessa giornata, ma dividerle su più giorni. Molto importante è anche la quota a cui si dorme. Nelle escursioni di più giorni, naturalmente, nelle lunghe ascese, gli scalatori o gli escursionisti esperti sanno perfettamente che sopra i 3000 metri non possono dormire a una quota superiore di 500 metri al giorno per 3 giorni. Dopo il terzo giorno devono prendersi necessariamente un giorno di pausa, perché dobbiamo dare la possibilità al nostro fisico di acclimatarsi, e questo lo fanno persone che magari ci lavorano in montagna, cioè ci vivono in montagna, quindi figuriamoci se siete soggetti non abituati o che hanno vissuto 12 mesi in pianura padana e poi decidono di scalare il Monte Bianco. Andateci assolutamente con calma e sicuramente con una guida. Spero che questo video vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sull'argomento. Iscrivetevi al canale, se volete approfondire cliccate sul link in descrizione per saperne di più, ma soprattutto, se dovete salire in montagna, mi raccomando, ricordatevi di farlo con calma. Ciao!